Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Detto questo, come avrete intuito dal titolo, oggi ho deciso di parlarvi di maschere per il viso. Non so voi, ma io trovo che applicare una maschera per il viso sia una di quelle cose che immediatamente mi rilassano. Nelle giornate stressanti oppure nelle quali sono un po' giù di corda, fare qualcosa per me stessa e quindi una serata di quelle pamper, come dicono in inglese, nelle quali ci si coccola, ci si stende una maschera, ci si fa le unghie, si fa un bel bagno rilassante, sono davvero un toccasana. Per questo ho pensato di parlarvi di maschere per il viso. Ce ne sono tantissime sul mercato, veramente una quantità spropositata, in tutti i range di prezzo, quindi da quelle veramente economiche a quelle carissime, tante tipologie di maschere diverse, da quelle in crema a quelle in tessuto a quelle in gel, con tanti benefici diversi. Io ne ho provate un po', in questo momento me ne stanno piacendo diverse e così ho pensato proprio di parlarvi delle mie maschere per il viso preferite, cercando appunto di mettere insieme tipologie diverse per darvi un'idea più generale su ciò che sto amando. Non ve ne parlerò in un ordine preciso, la prima che mi capita è questa e si tratta del Umbrian Clay Mattifying Mask della Fresh. Vi ho parlato già 1000 volte della Fresh, un brand che mi piace tantissimo, un brand specializzato in cura della pelle ma non solo, praticamente impossibile da trovare in Italia per quel che io ne sappia, ma veramente ottimo, e non potevo non inserire le loro maschere all'interno di questo video perché, ve lo dico onestamente, fra tutte quelle delle quali vi parlerò sono le mie preferite. Nello specifico questa è una maschera a base di argilla e va quindi a purificare e detergere a fondo la pelle, come normalmente le maschere in argilla fanno. La particolarità di questa maschera nello specifico è però che non è per nulla aggressiva, anzi è molto delicata, a differenza invece della maggior parte di maschere in argilla che ho provato in precedenza, che tendevano a seccare eccessivamente la mia pelle, quindi dopo averle applicate era molto fastidiosa la sensazione che provavo. Questa invece è un amore, delicatissima e molto morbida, quindi facilissima da stendere, facilissima da rimuovere, si tiene per poco, se non sbaglio si tiene su da 3 a 5 minuti, il tempo appunto che si secchi, quindi si stende uno strato molto sottile, la si lascia in posa per 3-5 minuti, la si risciacqua con dell'acqua tiepida e il gioco è fatto, e va davvero a purificare e detergere la pelle a fondo. E questa è la mia prima tra le preferite. La seconda, resto in tema di Fresh, così ve le faccio vedere entrambe, tra l'altro che possono essere utilizzate anche insieme, quindi prima una, quella che vi ho appena mostrato, purificante, e poi questa che è idratante, e si tratta della Rose Face Mask, sempre della Fresh, che è infusa con petali di rosa e che va appunto a idratare e tonificare la pelle, quindi utilizzati insieme sono una sorta di trattamento completo, perché la Umbrian Clay va a purificare e detergere la pelle e subito dopo la Rose Face Mask va a reidratarla e tonificarla. Perfette. Mi piace moltissimo anche questa. La particolarità in questo caso è la consistenza, perché è una consistenza in gel molto particolare, freschissima, molto piacevole da applicare sulla pelle, profuma di rosa, a me piace molto la fragranza alla rosa, non a tutti ma io l'adoro, per me è decisamente un plus. Fresca, piacevole, insomma solo buone parole per questa maschera idratante della Fresh, spettacolare, consigliatissima. Ribadisco, come faccio in ogni video nei quali vi mostro i prodotti della Fresh, se capitate in Inghilterra e in America, dove sono certa che siano reperibili, non lasciateveli scappare, sono abbastanza cari ma valgono decisamente il prezzo d'acquisto. Restando su un tema molto simile ma cambiando brand, un'altra delle mie maschere preferite è questa della Herborist, la Tai Chi, che trovate facilmente anche da Sephora. Ancora una volta è una maschera doppia, infatti all'interno come vedete ci sono 2 contenitori, tra l'altro questa è la versione campioncino, perché la versione full size che avevo
L'ho finita da tempo, non l'ho ancora riacquistata perché in questo momento ho un sacco di maschere sotto mano e non ha senso acquistarne una nuova, tanto più che quelle della Fresh più o meno fanno lo stesso lavoro e mi piacciono anche un po' di più. Di che cosa si tratta? Due maschere, come dicevamo, una scura e una chiara. La maschera scura è una maschera ancora una volta a base di argilla e va applicata per prima. Quindi si stende uno strato sottile di maschera scura che va a purificare e detergere la pelle. La si lascia agire per 2 o 3 minuti massaggiandola delicatamente nella pelle, dopodiché la si risciacqua e con la pelle ancora umida si applica la seconda maschera, quella chiara, che va invece a reidratare, illuminare e tonificare la pelle. Un po' gli stessi benefici, come dicevo appunto, delle maschere della Fresh, con la differenza che queste sono molto più facili da reperire perché le trovate da Sephora. Cambiamo tipologia e cambiamo anche range di prezzo. Fino adesso non vi ho ancora detto, ma le maschere della Fresh sono quelle più care e infatti a mio avviso anche le migliori. Subito dopo la Herborist, che è ancora abbastanza cara. Non vi dico prezzi perché in questo momento non ce li ho ben presenti, ma le linkerò tutte sul mio blog in modo che se qualcuno vi interessa avrete proprio il link diretto per acquistarla o eventualmente anche solo per farvi un'idea maggiore del prezzo e di come funzionano queste maschere. Ok, veniamo invece a questa che è decisamente più abbordabile come prezzo. Si tratta della Skin Rescue Purifying Mask with Red Clay della First Aid Beauty. Un'altra volta un brand che in Italia si trova molto difficilmente. Io però lo acquisto online sul sito inglese Beauty Bay. Le spedizioni sono veloci, è un sito affidabile e il prezzo è appunto alla portata più o meno di tutti. Il prodotto però è un po' diverso, come dicevo. Si tratta ancora una volta di una maschera all'argilla che quindi come beneficio principale ha quello di purificare la pelle. Questa volta però il prodotto si presenta sotto forma di gel quando esce dal tubetto, poi lo si stende sul viso creando uno strato omogeneo. Importantissimo lasciare fuori sopracciglia e attaccatura dei capelli, adesso capirete perché. Lo si lascia agire per 20 minuti durante i quali la maschera si secca e diventa una sorta di film, di strato compatto sulla pelle che si rimuove poi tirandola. Ed è una sensazione al tempo stesso inquietante e molto soddisfacente. Inquietante perché davvero insieme alla maschera anche la pelle tira, ma soddisfacente perché si ha proprio l'impressione che insieme vengano via anche tutte le impurità, che non so se è vero al 100%, ma l'idea è un po' quella. Non è male, considerato il rapporto qualità-prezzo è una maschera che vi consiglio. Molto purificante, leggermente più aggressiva di quelle che vi ho mostrato e quindi tende anche a seccare un pochino di più la pelle, ma comunque niente di insopportabile. Adesso invece saltiamo da tutta un'altra parte con un prodotto. Questa volta non è né una maschera prettamente idratante e neanche una maschera purificante, si tratta di una maschera antirughe, la Lifting Facial Mask della Grazie, un brand che credo sia americano. Vi dico subito, sono carissime le maschere e i prodotti di questo brand. Si possono acquistare solo online, i prezzi sono folli, ma ho deciso di mostrarvela perché mi aveva fin da subito sconvolta questa maschera. L'ho scoperta durante il mio viaggio di nozze in America, più precisamente a Las Vegas. In uno di questi grandi centri commerciali c'era un counter di questo brand mai sentito nominare con la signorina che a tutti i costi ha voluto farmi provare questa maschera, anche un po' obbligandomi. Si tiene in posa poco, si tiene in posa 5 minuti. Lei l'ha applicata praticamente su questa ruga di espressione, solo da una parte. L'ho tenuta in posa 5 minuti, l'ha tolta, io scocciata me ne sono andata perché era stata anche un po' un'imposizione. Dopodiché la sera tornata in albergo mi sono guardata allo specchio e ho notato una sensibile differenza. Ora, come dico sempre, non esiste una maschera antirughe che faccia miracoli. Questa però, fra tutte le maschere che ho provato, è quella che più mi ha dato la sensazione di fare una differenza. Tant'è che appunto a occhio nudo mi sembrava proprio di notare che questa parte del viso fosse più levigata rispetto all'altra. Detto questo, il giorno dopo sono tornata e l'ho acquistata e
e l'ho usata fino alla fine. Poi sono passati degli anni, difficilissima da trovare, finalmente l'ho trovata online, ma nello stesso tempo avevo in programma un viaggio in America e durante il mio viaggio in America ho ritrovato un counter di questo brand e l'ho riacquistata. La uso veramente centellinandola, perché quando dico che è cara parlo proprio di prezzi intorno ai 200-300 euro, carissima. Ce n'è tra l'altro relativamente poca, nel senso che questa è la confezione, ce ne sono 50 ml, ma è a mio avviso portentosa e quindi ho deciso di farvela vedere, perché secondo me vale la pena, se avete a disposizione la possibilità di spendere, di provarla almeno una volta nella vita, soprattutto se avete più di 40 anni. Parliamo adesso di quelle che secondo me sono le maschere per il viso più veloci, semplici e comode e anche economiche da utilizzare, ovvero le maschere in tessuto. Qui ne ho una buona selezione. La bellezza di questo genere di maschere è che, essendo in tessuto, basta aprire la confezione, applicare la maschera che va a aderire appunto alla pelle, trasmettendo il prodotto, dopodiché la si lascia agire il tempo necessario, che normalmente è intorno al quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti a seconda delle diverse maschere, si rimuove il tessuto, si massaggia il prodotto rimanente, non c'è neanche bisogno di risciacquare, quindi non ci si sporca le mani, non bisogna far altro che applicarla e toglierla, comodissima. Inoltre il prezzo normalmente è molto più basso rispetto alle altre maschere. Io qua ne ho ben 3 della Sephora, che se non sbaglio costano intorno ai 5 euro. Queste sono le prime che la Sephora ha proposto, ce ne sono tantissime diverse. Io qua ho la Pearl Mask che va a uniformare e illuminare la pelle, la Lotus Mask che va a idratare e lenire la pelle, e poi c'è invece questa nuova linea che ho scoperto l'ultima volta che sono andata da Sephora, sono alle alghe. Questo infatti è proprio Algae Face Mask, che va a purificare e detoxifying, come si dice in italiano? Detossificare? Non lo so. Comunque il procedimento è sempre lo stesso, si applica, si lascia agire e si toglie. Poi ne ho presa un'altra l'ultima volta da Sephora, che è della Tony Moly, che è a base di pomodoro e che va a illuminare la pelle. Insomma, comodissime, economiche, è anche vero però che costano di meno, ma ogni maschera vale soltanto un utilizzo, mentre le altre che vi ho mostrato, la confezione vi farà diversi utilizzi. Ne ho un'altra qua che voglio mostrarvi, è della Bosch, l'ho presa in America, non so se in Italia sono disponibili, ma è più che altro per il concetto, perché è molto simile a una maschera di tessuto, ma è una maschera hydrogel, quindi ha la consistenza di una sorta di gomma morbidissima, molto morbida, che come quella in tessuto aderisce al viso e si utilizza esattamente allo stesso modo. Mi piaceva l'idea di farvela vedere. Questa è della Bosch, ne avevo prese 2, una l'ho già inserita tra i miei preferiti perché mi era piaciuta davvero molto. Ultimo passaggio, maschere per gli occhi, anche perché nell'ultimo periodo mi sembra che siano molto di moda, ne ho viste diverse e infatti anche Sephora è uscito, se la trovo, ce l'avevo qua, con una maschera per gli occhi, eccola, fatta esattamente come quella alle alghe, con la differenza appunto che è sempre in tessuto, ma non è per tutto il viso, si applica appunto sotto gli occhi. Io ho una maschera all'orchidea che va a lisciare e togliere le rughe, non l'ho ancora provata, non so dirvi, ne ho provate altre ma mi sono piaciute. In generale mi piace la formulazione di questo genere di maschere. Ne ho qua un altro tipo della Star Skin che ho preso su ASOS, ma la mia preferita è questa della Rexalin, che infatti è decisamente più cara, se non ricordo male costa 70 euro. All'interno ci sono mi pare 4 confezioncine, quindi per 4 applicazioni, se riuscissi ad aprirla. Ok, eccola, io ho fatta. Come dicevo ci sono 4, uno è rimasto dentro, di questi blister con da una parte i patches in tessuto che vanno poi appunto applicati e dall'altra il prodotto. Si spinge, il prodotto passa da questa parte, va a imbevere le porzioncine di tessuto, poi le si applica, il procedimento è esattamente lo stesso. Queste nello specifico sono appunto le
Anti-Age Extreme Look della Rexalin, studiate proprio per diminuire l'apparenza delle piccole rughe intorno agli occhi, e siccome noto che ne fioriscono come i fiori a primavera una nuova ogni giorno, mi è sembrata una buona idea provarle. L'avevo inserito anche tra i miei prodotti preferiti del mese. È un'ottima maschera occhi, molto cara, ma secondo me vale la spesa. E queste erano tutte le mie maschere preferite. Spero di avervi dato una visione d'insieme abbastanza esaustiva. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace. Se vi va, lasciate nei commenti qual è la vostra maschera preferita, se ne avete da consigliarmi, perché sono sempre alla ricerca. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi. Vi ricordo che sul blog metterò tutte queste maschere con link diretti di acquisto, in modo che se qualcuna vi ispira o vi interessa o semplicemente volete saperne di più, vi basterà fare clic e sarete portati direttamente a chi lo vende online. Detto questo, per oggi non c'è altro. Iscrivetevi, cliccate mi piace, se vi va mettete il video tra i preferiti e condividetelo, che non guasta mai. Io per oggi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Il video di oggi è un tutorial per un progetto fai da te relativamente semplice da realizzare e molto carino. Vi mostrerò infatti come creare delle calamite emoji proprio come queste, per attaccare le vostre fotografie o i disegni dei bambini sul frigorifero oppure su una bacheca, aggiungendo un tocco Instagram.